Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere nella prima parte di questo video che cos'è il progetto Iridium, il suo token e perché va a portare delle migliorie alla DeFi grazie alla blockchain di Solana. Andiamo a vedere Iridium dopo la sigla. L'evoluzione della DeFi passa attraverso proprio il nome. DeFi, prima una parola, adesso viene utilizzata per definire un ecosistema di finanza decentralizzata. La DeFi nel mondo criptografico va a racchiudere e incarnare la vera e propria essenza, ovvero la decentralizzazione. Grazie alla DeFi sempre più persone sono riuscite ad avere l'accesso ai servizi finanziari, magari fino a quel momento preclusi. L'ecosistema DeFi, come abbiamo visto, non è privo di problemi ovviamente. Primo tra tutti sono i costi elevati dalle transazioni se il protocollo DeFi che stiamo usando attualmente gira ancora sulla blockchain di Ethereum. Un altro problema può essere la velocità dello scambio e delle transazioni. Ritorniamo sempre all'esempio di Ethereum, ha delle fee altissime perché la rete in questo momento è congestionata, quindi oltre ad avere questi costi dei gas elevati, ha anche una lentezza maggiore per quanto riguarda le transazioni sulla sua blockchain e per quanto riguardano le transazioni DeFi. Quindi finché Ethereum sarà ancora al centro del mondo della blockchain, ancora di più per la DeFi, sarà sempre più difficile per gli utenti riuscire a trarre un vantaggio e un profitto elevato per colpa delle problematiche che abbiamo visto poco fa. Vediamo in che modo Iridium vuole risolvere queste problematiche. Iridium è diverso dalle solite piattaforme on-chain. Prima tra tutte, la caratteristica che distingue Iridium da altre piattaforme di questo tipo è la blockchain, ovvero Iridium gira sulla blockchain di Solana. Solana altissima velocità di transazione e bassissimi costi per le fee e per il gas. Iridium, come abbiamo visto, gira su Solana, ma riesce ad essere anche un bridge per quanto riguarda la rete Ethereum. Quindi c'è una sorta di collegamento sia su Solana, perché è nato su di essa, ma soprattutto anche verso Ethereum. Iridium completamente decentralizzata, con integrato il protocollo Proof of History. Iridium, grazie a Solana e il suo record di transazioni, ovvero 65.000 transazioni al secondo, con la risoluzione di ogni blocco ogni 400 millisecondi. Il protocollo Iridium permette anche l'inserimento di 20 ordini consecutivi con degli spread ridotti al minimo. All'interno del protocollo è integrato anche un oracolo per riuscire a gestire al meglio tutti i dati variabili che ci sono tra i vari swap e ovviamente tra il bridge di Solana ed Ethereum. Quindi i vantaggi di questo protocollo sono il primo velocità ed economicità grazie alla blockchain di Solana. È più veloce senza dubbio di Ethereum e il costo del gas non dico che inesistente, ma quasi. Secondo vantaggio, Iridium fornirà praticamente liquidità, chiamiamola così, infinita ai portafogli di ordine. Terza caratteristica, interfaccia molto pulita sia per quanto riguarda lo swap, la liquidity, ma soprattutto per quanto riguarda il trading. Quindi la piattaforma di trading Iridium è veramente facile ed intuitiva. Quindi in un unico protocollo, in un unico ecosistema abbiamo la possibilità decentralizzata di effettuare del trading, effettuare lo swap dei token, aggiungere liquidità alle pool, andare a mettere in staking nelle pool i nostri token e fare il farming. Come la maggior parte dei protocolli DeFi, anche Iridium ha il suo token utility. Lo troviamo sul CoinMarketCap al rank 228 per capitalizzazione di mercato, con una watch list di 9.227 persone, un valore attuale di 8,94 € con un incremento delle ultime 24 ore del 18,30%. Attualmente il rifornimento totale si attesta a circa 555 milioni di token. In circolazione troviamo il 7% della supply, ovvero poco più di 36 milioni di REI.
È acquistabile attraverso questi exchange: FTX, Gate.io, Uniswap, SushiSwap, MXG, OneInch e Ethereum DEX. Questo token vi permetterà di metterlo in staking per aumentare i vostri interessi passivi, guadagnare delle piccole percentuali dei costi delle transazioni per i token holder e ovviamente per essere utilizzato come token governance servirà anche per votare e prendere decisioni all'interno della community per quanto riguarda lo sviluppo del progetto. Per effettuare uno swap, ad esempio, ci sarà un costo di transazione dello 0,25%, mentre lo 0,22% viene ridepositato nella liquidity pool e servirà per la ricompensa di chi ha fornito liquidità. Il restante 0,03% verrà inviato per lo staking e verrà utilizzato come ricompensa per tutti gli utenti che metteranno in staking il proprio token Ray. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, unitevi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi, commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto commentate i miei video anche chiedendomi di fare delle presentazioni sui progetti che più vi piacciono. Cercherò di accontentare tutti. Alla prossima!